Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è il video della domenica, come sai, più lungo, in 3 varianti, dedicato a domande di più ampio respiro, oppure ai mesi o anche alle stagioni. È il caso di questo video, dedicato alla primavera. Che cosa ti porta alla primavera 2024? Quali occasioni, quali possibilità, quali energie la caratterizzeranno? Lo scopriremo con le nostre 3 varianti di oggi che ti vado immediatamente a presentare. La prima sarà la asterite, la seconda sarà la calcite, la terza infine sarà il quarzo rosa. La primavera alla Lucerna di Cronos porterà certamente la ripresa del corso sui sigilli magici. È rimasto l'ultimissimo posto disponibile. Se sei interessato o interessata a partecipare a questo corso che nella sua prima edizione ha riscosso un notevole successo, puoi contattarmi via WhatsApp al numero 388 57 76 772 per avere tutte le info su tempi e costi. Infine voglio ricordarti che dal 20 di marzo, quindi da mercoledì prossimo, non verrà più aggiornata la lista Equinozium, i video più brevi in 2 sole varianti che ci hanno accompagnati durante i 6 mesi autunnali e invernali. Come dico sempre, vedrò come farla continuare, se fare video più lunghi, magari farne meno, insomma, vedremo come evolverà. Bene, presentazione iperveloce, possiamo passare direttamente alle 3 varianti. Noi ci vediamo per i saluti finali. Variante della asterite. Andiamo a vedere per la variante della asterite, questa primavera 2024, come la possiamo sintetizzare. Il Papa. Il Papa è una carta che parla di radici, riconnessione, può parlare di famiglia, può parlare di famiglia che esiste, di famiglia dalla quale discendiamo o di famiglia che andiamo a trovare. Può essere un mentore, una guida, un maestro, un insegnamento che ci viene rivelato, un modo di vedere le cose anche per certi versi eretico, dicono i manuali, perché il Papa fa delle scelte che poi vanno ad influenzare il dogma, quindi magari crea, diciamo così, il cavillo per appoggiarsi sul dogma ma metterci del suo, quindi è un qualcuno anche che corregge un po' il tiro delle azioni, è un qualcuno che porta alla luce conoscenze, persone, possibilità, può essere anche un qualcuno che per noi rappresenta un'autorità, un avvocato, un medico, un docente o semplicemente una guida morale o un partner, di solito l'uomo, ma per una donna potrebbe rappresentare anche la donna, un uomo appunto che per noi è comunque una figura centrale, partner ma anche il padre, ma anche il datore di lavoro. Ripeto, ci sta anche con la donna, se il tuo datore di lavoro è una donna può rappresentare l'autorità che questa rappresenta. Il Papa è anche legato alla formazione del nostro cammino che attinge ad una forma di sapere, cure mediche, cure psicologiche, indirizzo di studi, insomma tutto ciò che si pone in un preciso percorso ma che al tempo stesso non si rifiuta, non si risparmia di mettere a questo percorso la propria, più che mettere, diciamo, associare a questo percorso la propria visione personale frutto della propria esperienza. Quindi per questo è riconnessione, ritrovare se stessi all'interno di un più ampio nucleo di persone o di una situazione che comunque coinvolge più possibilità o più persone. Insomma, è una centratura all'interno di un canone, diciamo così, ben preciso. Vediamo un pochino con gli oracoli, per te che hai scelto la variante dell'asterite. Intanto ti ricordo che ad aprile partirà il nuovo corso della Lucerna di Cronos, quello sui sigilli magici. La prima edizione ha ottenuto un grandissimo successo, è rimasto un posto soltanto. Se
Se sei interessato o interessata puoi contattarmi via WhatsApp al numero 388 57 76 772. Quali sono gli eventi principali della primavera 2024 per te che hai scelto la variante della asterite? Mettiamo anche un oracolo dell'Ancient Feminine Wisdom per te che hai scelto la variante dell'asterite. Quali sono gli eventi principali della primavera 2024, quindi più o meno dei prossimi 3 mesi? E infine mettiamo anche un oracolo del Woodland Wardens per te che hai scelto la variante dell'asterite. Quali sono gli eventi principali della primavera del 2024? La chiave numero 5, numero 5. Nemesi, retribuzione, il corvo e il corniolo. Allora, c'è una continuità spaventosa fra queste carte. Il manualetto, a proposito di Nemesi, diceva: Nemesi ci fa scendere nel profondo, ci fa guardare i nostri veri sentimenti e li pone sulla ruota della vita perché questi possano evolvere. Il corvo e il corniolo dice più o meno la stessa cosa, è incredibile veramente. Dice: la tua interiorità più profonda desidera qualcosa, è il momento di estrapolare da te questo desiderio e di manifestarlo nel reale. È il momento in cui devi lasciar cadere le barriere, il dogma, come dice questo Papa. Ma perché tu lasci cadere le barriere, devi sapere che la chiave è dentro di te. La carta della chiave ci dice che per noi si sta aprendo un periodo di grande fioritura negli studi, nell'arte, nelle conoscenze, nel consolidare vincoli di coppia o di amicizia, nel riuscire a ricostruire la nostra vita in uno o più fronti. Ma perché questo succeda, hai ben 3 carte, e se vogliamo anche 4, che ti dicono che questa è la primavera dove devi andare a mettere le mani nel tuo profondo. In profondità scoprirai quella gemma preziosa, quel tesoro che rappresenta la tua volontà vera, la tua ambizione vera, e che una volta portato alla luce, anche grazie al consiglio, all'aiuto di qualcuno che ti vuole bene, non sarà per tutti, ma per un'ampia parte vista la presenza del Papa, e così tu riuscirai a risplendere per come vuoi. Devi fare un lavoro interiore molto forte in questa primavera, ma questo non vuol dire che per te sarà una primavera di solitudine. Il Papa è anche una figura che si pone in vista, che si pone comunque al di sopra della massa. Così sarai anche tu, una forza, una centratura che vai costruendo, ma che, pur sembrandoti ben piccola cosa, agli altri appariranno veramente invidiabili. Insomma, è una primavera molto 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 produttiva per te che hai scelto la variante dell'asterite. Noi ora andiamo a vedere amore, lavoro e crescita personale con un mazzo straordinario che sono i tarocchi dorati degli estensi. Vediamo un pochino. Per te che hai scelto la variante della asterite. La luna. La luna, allora, è molto interessante perché come viaggio interiore alla scoperta delle proprie potenzialità ci sta tutto. Ci sta un po' meno con il viaggio
in compagnia di qualcuno. Questo non vuol dire, ti ripeto, che sarai solo o sola per tutta la primavera, però la luna ci va a dire che comunque ci va a ribadire un po' che ti elevi al di sopra di tante persone, perché la luna è la carta di chi il lavoro di qualsiasi tipo lo porta avanti in solitudine. Ora, la luna è anche la carta della memoria e anche il Papa in un certo senso rappresenta quella che è la nostra storia, soprattutto a livello familiare o di formazione. Forse in realtà questa primavera, grazie ad un profondo lavoro di centratura, potrai settare i tuoi obiettivi, che sembra un gran lavoro, in realtà è molto facile capire quello che veramente nel profondo desideri e quindi di conseguenza riuscire a manifestarlo nel reale, ma è un lavoro che puoi fare tu. 9 di denari, cavallo di coppe. L'amore non è per niente male. 2 di bastoni, 7 di coppe. Regina di bastoni, asso di bastoni. Allora, i rami dove questa primavera dai di più sono in amore e a livello di centratura tua. La centratura tua è sicuramente quella più forte, che ti porta più evoluzione, tant'è vero che qui ben 4 carte preludono al viaggio interiore della luna, quindi ben 5 carte fondamentalmente ti vanno a parlare del fatto che questa primavera ti radicherai molto nel profondo. Ti ho messo giù delle carte, la prima è per l'amore, la seconda per il lavoro, la terza per la crescita personale. È un momento nel quale apprendi. La regina di bastoni è una studente o un insegnante, un docente, oppure magari è un qualcuno che vuole raggiungere una posizione. È la figura dell'imprenditrice, l'imprenditrice o l'imprenditore di se stessa, di se stesso, è un qualcuno che ha capito come veicolare le proprie energie per attrarre, perché l'asso di bastoni è sempre una notizia ma alla quale il consultante partecipa attivamente, quindi tu vai ad attrarre un netto miglioramento. Certamente la sfera dell'amore ti riserveranno un poche sorprese. Un cavallo di coppe può essere una persona estremamente seducente ai tuoi occhi. Se sei single, come un 9 di denari ci potrebbe dire, c'è una conoscenza importante, c'è un qualcuno che entra nella tua vita o magari è già entrato, forse è un qualcuno che pecca un po' di teatralità. Un cavallo di coppe ha sempre un qualche tipo di eccessiva pendenza su quelle che possono essere le situazioni di estremizzazione. In male diventa il donnaiolo, in bene diventa magari la persona estremamente romantica, per certi versi forse anche un po' stucchevole, però comunque alla fine è una persona che con un 9 di denari secondo me va a portare molta sincerità. Il 9 di denari è la carta dell'autonomia, quindi comunque alla fine qua tu hai imparato a non dipendere emotivamente dagli altri. Questa è una delle vittorie più belle che puoi aver conseguito, perché è una delle chiavi della realizzazione personale. Certo, un cavallo di coppe ti può parlare di un qualcuno che gioca anche molto sul piacere, e non è soltanto il piacere fisico e sessuale, è proprio il piacere dello stare insieme, quindi un qualcuno che sa darti molti momenti di felicità che appunto ti gratificano nel profondo. Il 9 di denari è anche una carta di sicurezza interiore, non solo esteriore, rappresentando l'autonomia. Per l'amore sembrano esserci molte possibilità, o perlomeno una che ha valenza di molte, che quindi è molto importante. È ancora presto per parlare di canonizzazione qua, magari ci tiriamo una carta e vediamo se con questo cavallo di coppe entro la fine della primavera c'è veramente la canonizzazione di un qualcosa di più, o se si tratta solo di un gioco di seduzione o di un'avventura che magari poi scegli di fermare. Dove le carte sono un pochino più preoccupanti è sul lavoro. Sul lavoro hai un 2 di bastoni e un 7 di coppe. Sembra che i tuoi sforzi siano molto profondi, ma che più che degli sforzi, anche questo è un errore che commettono in tanti,
per riuscire a mantenere un certo tenore, una certa qualità lavorativa, in realtà qui lo sforzo maggiore dovrebbe essere a livello intellettuale. Dovresti forse magari cercare una quadra sul modo che hai di rapportarti al lavoro, un po' la classica situazione di chi magari lavora, ma fondamentalmente quello che fa gli dà gratificazione soltanto in parte. Certo, un 7 di coppe può apparire un po' una carta a doppio taglio. Da una parte ci parla del sogno, da una parte ci parla dell'arte, ci parla della bellezza, ci parla del calarsi perfettamente nel proprio ruolo, quindi magari tecnicamente sul lavoro sei una persona integerrima che riesce a portare avanti il suo lavoro, però parla appunto di una sorta di insoddisfazione di fondo che ci spinge a sognare oltre, e quindi magari questa poi la andiamo a concretizzare male in termini di numero di ore o di fare dedicato al lavoro, ma in realtà senza solide basi interiori che ci permettano di amare e apprezzare veramente la nostra posizione sul lavoro. Quindi c'è un po' un conflitto. Quindi secondo me prima dovresti pensare a capire il perché hai scelto quel lavoro, dopo puoi migliorarlo e senza fare sforzi eccessivi. Certamente questo 7 di coppe può parlare di novità molto positive per le persone che vogliono crearsi occasione nel campo dell'arte, della musica, della bellezza, del disegno, o anche per alcuni della magia, ma anche in questo caso devi capire veramente perché vuoi orientarti verso quelle situazioni. Tecnicamente, benché io ti stia descrivendo un quadro forse non proprio innovativo, in realtà la grande arma di questa primavera è capire il perché hai scelto un determinato lavoro, capire il perché hai scelto determinati studi, capire il perché hai vissuto una determinata relazione. Nel momento in cui tu hai compreso le basi del tuo modo di muoverti, del tuo modo di agire, del tuo modo di relazionarti al mondo, ecco che scatta la chiave nella serratura, come ci diceva la carta qua, e ti apre ad una nuova possibilità, o a molte più nuove possibilità, che possono anche incrementare quello che è il tuo potere personale. Andiamo a vedere con sto cavallino di coppe come evolve la situazione. Qui, se sei in coppia, potrebbe essere una situazione dove comunque si mantiene molto la centratura, non ci si fonde completamente con l'altro o con l'altra, però sto cavallo di coppe potrebbe rappresentare qualche tentazione esterna alla coppia, o magari anche qualche tentazione interna alla coppia che porta un po' la cosa su un po' di fantasia, dai. In alcuni casi potrebbe essere anche il viaggiare per vedersi, Allora, 8 di coppe, il sole, il 7 di bastoni. Allora, paradossalmente, se da una parte sarai molto focalizzata a ricostruirti a livello interiore, dall'altra probabilmente potresti poi, nel momento in cui hai completato l'opera di restauro del tuo profondo, potresti poi scegliere di cominciare a sfoltire persone e situazioni attorno a te, magari per concentrarti su quella che è la tua realizzazione economica e finanziaria, alla luce del fatto che hai compreso il perché il destino ti ha portato o ti sta spingendo verso una situazione lavorativa. E quindi magari dopo un momento in cui questa persona o queste persone possono essere entrati nella tua vita anche per portarti un momento di leggerezza, potresti scegliere di dare un calcio a tutto per rinnovare completamente ogni prospettiva. Quindi una primavera nella quale fondamentalmente hai possibilità in amore, possibilità sul lavoro, a patto che tu comprenda il perché hai scelto o stai scegliendo una certa via, molte possibilità se il tuo lavoro riguarda l'arte, eccetera, una gran crescita personale. Alla fine della primavera, secondo me, c'è una stabilizzazione a livello lavorativo e anche a livello economico, ma potresti di contro rispondere con un po' di chiusura verso il mondo in generale e quindi anche con un po' di sfoltimento di situazioni attorno a te, con la voglia di
allontanarti da quello che è il tuo presente. Questo perché questa primavera maturerai ulteriormente a livello di crescita personale. Insomma, è un viaggio che se riesci a fare, perché qui c'è un Papa, devi essere tu motivatore primo, motivatrice prima di te stesso, te stessa, ti porta comunque a cambiare in 3-4 mesi radicalmente le prospettive di vita. Non ti dico che ti porta a cambiare vita, non ti dico che ti porta a trasferirti, a convivere, a cambiare lavoro, ti cambia radicalmente te e influisce sull'ambiente circostante alla luce di occasioni anche che vai ad attirare e che l'universo ti dà come premio, gratificazione, il 7 di bastoni e anche meritocrazia di quella che è una situazione, di quella che è la situazione della tua vita, scusami. Per alcuni qua potrebbe esserci anche una vittoria legale che si attende con l'entrata di soldi o di benefici e il rilasciare tutta la zavorra mentale che c'è stata fino ad ora, soprattutto se si tratta appunto di un qualcuno che deve affrontare una causa, per esempio di divorzio, di separazione, ma anche una causa sul lavoro. Insomma, è una primavera nella quale riesci a fare la cernita delle tue energie e a sfruttarle al massimo. Molto bella come lettura. Andiamo a vedere cosa vuol consigliarti per questa primavera il libro delle risposte dell'oracolo, per te che hai scelto la variante dell'asterite. A seconda ciò che ti ispira e ti dà energia, vedi, è un po' un modo di dire di quello che, un altro modo di dire di quello che ti ho detto fino ad ora. Cerca nel tuo profondo cosa ti motiva veramente. Si prospetta una bella primavera nella quale lo spirito da guerriero, da guerriera ti guiderà nelle scelte e ti porterà a rinnovarti completamente. Ti auguro ogni felicità, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della calcite. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della calcite. La sintesi di questa primavera 2024, quale sarà? La luna. La luna è una carta di viaggio nella memoria, viaggio fisico, spostamenti, sogni, ambizioni, ma bisogna fare attenzione perché può rappresentare anche l'illusione, oppure magari le parole dette in segreto, il pettegolezzo, così come il segreto può essere quello di un qualcosa che si porta avanti in segreto, per esempio una relazione che ancora non si vuol rendere manifesta. Può essere la carta del sogno come attività onirica, ma anche dell'inquietudine interiore, così come la carta di chi lavora in solitudine o di chi in solitudine percorre lunghe distanze sia fisiche sia mentali. Può essere la carta del rimpianto come dell'ambizione del sogno, ma può essere anche la carta dell'amore che si esprime in maniera anche un po' perturbante, anche un po' conturbante, il grande magnetismo che una persona esercita su di noi, che ci porta magari appunto a diventare un po' una sorta di, diciamo, di specchiarci in maniera molto profonda nell'altro o nell'altra per fonderci animicamente. E quindi è una carta anche che rappresenta la gravidanza intesa sia come gravidanza fisica, ma anche come nascita di una nuova esperienza di vita, una coppia molto unita, oppure appunto come nascita e genesi di un nuovo se stesso, una nuova se stessa. La luna è il portale ultimo prima del trionfo del giudizio dei tarocchi e quindi rappresenta ciò che è il preludio alla rinascita, una carta di iniziazione, di magia, una carta che va a parlare di occultismo, quindi magari potresti avere a che fare anche con la magia in questa primavera. Insomma, i significati della luna sono tanti e quindi noi li andremo a chiarire con gli oracoli che ti vado ora a buttar giù. Ti ricordo anche a proposito di magia che questa primavera ad aprile
debutta il nuovo corso di cartomanzia Divinazione della Lucerna di Cronos. La prima edizione ha ottenuto moltissimo successo e quindi il corso viene riproposto ad aprile. Per te che hai scelto la variante della calcite, quali sono i principali eventi della primavera 2024? Andiamo a mettere anche un oracolo dell'Ancient Feminine Wisdom, per te che hai scelto la variante della calcite. E infine mettiamo un oracolo del Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante della calcite. Come sarà questa primavera 2024? Andiamo a vedere. La porta aperta, bello. Antigone, la lealtà. L'anatra e il crisantemo. Allora, è un ternario, si dice in cartomanzia, 3 carte molto bello. Allora, partiamo dall'anatra e del crisantemo. Crisantemo è una parola che nella nostra cultura, nella nostra società non evoca proprio cose bellissime. In realtà il manualetto diceva che soprattutto in epoca vittoriana il crisantemo diventa fiore di buon auspicio, mentre l'anatra è un modo di dire, questo mazzo è di fabbricazione anglosassone, ma penso più USA, ora non lo so, bisogna che controlli, e comunque in quelle culture lì anche l'anatra è un animale che è associato alla fortuna, e quindi qua ti dice in realtà che questo viaggio che tu fai è un viaggio estremamente fortunato, sia esso interiore o esteriore, e la lealtà è la carta di chi ha appreso la lealtà ai propri principi, alla propria storia di vita e ha saputo discernere ciò che è stato giusto, ciò che è stato importante e costruttivo da ciò che invece può essere rilasciato. La carta della porta aperta ti dice che sei ad un passo da una grande svolta nella tua vita, devi solo passare un ultimo portale. Io ho parlato della luna come un portale prima della rivelazione, ed ecco che la carta della porta aperta ti dice che oltre quello che è magari anche lo sdoganarsi mentalmente da un qualcosa che al momento ancora a livello interiore ci blocca un po', ci frena un po', c'è una grande opportunità di realizzazione per te, dove in amore, nel lavoro, nella vita in generale, questo è tutto da vedere con le carte dei tarocchi che andremo ora ad estrarre, ma già la luna di per sé ci parla del fatto che il tuo viaggio, per quanto lungo possa essere, per quanto lungo sia stato, o per quanto sia magari stato un viaggio che tu percepisci come ciclico, quindi un qualcosa che è ben identificabile con 2 momenti della tua vita, che so, l'assunzione a un posto di lavoro e la chiusura del contratto, il matrimonio e il divorzio, qualunque sia questo ciclo si sta chiudendo per traghettarti ad un diverso modo di vedere il mondo, ad un diverso modo di vivere le esperienze della vita. Probabilmente in questo periodo, grazie anche alla figura di Antigone, qualcuno potrebbe aver bisogno di te, o magari sei tu che hai bisogno di qualcuno, anche la luna potrebbe dircelo, e quindi magari l'universo ti ha fatto arrivare o ti farà arrivare il sostegno, la guida, l'aiuto di un qualcuno che accanto a te non ti risparmierà di motivarti, di darti forza, di darti buoni consigli, di darti una buona guida e delle buone prospettive per il futuro. Insomma, sembra una primavera nella quale operi un cambiamento radicale nella tua vita, sia attraverso le persone che sono attorno a te, o perlomeno una in particolare, soprattutto potrebbe essere un qualcuno della tua famiglia, oppure addirittura potrebbe essere una primavera nella quale un improvviso
colpo di coccige ti cambia la vita, sia in amore che nel lavoro, oppure magari in una delle due esperienze. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della calcite, gli eventi principali di questa primavera 2024, amore, lavoro, crescita personale. Vediamo un pochino. L'otto di spade, il 6 di denari, l'asso di bastoni, l'imperatrice, il 9 di denari, la papessa, il fante di coppe. Le prime cose che si notano qua sono la contrapposizione, soprattutto in ambito lavorativo, tra quella che è un'imperatrice e in ambito interiore quella che è una papessa. Tendenzialmente non è un mix molto favorevole, soprattutto qualora si parli di amore, ma sul lavoro invece diventa un qualcosa di estremamente favorevole. Diventa un qualcuno che dentro ha una centratura invidiabile, ha le mura invalicabili, ha una fortezza inespugnabile che però sa vendere in maniera estremamente bella e innovativa. Il 9 di denari è una carta di investimento, di studio, di preparazione, di rassicurazione, di nuove opportunità, di autonomia. L'imperatrice, appunto, in virtù di saper vendere questo sapere della papessa, diventa un qualcuno che mette a frutto le proprie conoscenze. Ora, qui potrebbe essere veramente una primavera nella quale la direzione di vita a livello lavorativo ed economico diventa un qualcosa di molto più solido, oppure se non hai il lavoro questo parte da un'intuizione profonda tua che si manifesta dapprima forse in maniera leggera, ma poi diventa nel tempo un qualcosa su cui contare. A livello lavorativo sei un treno qua. Se tu lavorassi in un'azienda con più persone, sicuramente anche qui la situazione è solida, però questa imperatrice in realtà potrebbe giocarti, in questo caso, dei brutti tiri. Ovvero potrebbe diventare un qualcuno che forse non riesce a far capire che in realtà ha la preparazione di una papessa, quindi potrebbe causarti dei conflitti sul posto di lavoro. Quindi fai attenzione. Se non hai lavoro, qui c'è un'intuizione preziosa tua che ti porta ad incrementarti le possibilità o addirittura a crearti un lavoro. Se il lavoro ce lo hai e sei tu il titolare o la titolare, o comunque lavori in solitudine, qua sicuramente c'è un netto miglioramento. Ma perché c'è un netto miglioramento? Perché fondamentalmente qui c'è un fante di coppe e una papessa, ovvero un qualcuno che ha un sapere anche un po' sterile, fine a se stesso, e quindi un grande bagaglio culturale, incontra l'entusiasmo, ritrova la voglia di vivere, ritrova la gioia di mettersi in gioco e di condividere tempo e passioni con le persone. Il fante di coppe è anche questo, è anche la buona amicizia, l'empatia che si prova verso gli altri, la persona con cui ci si aiuta. Ed ecco che a livello di crescita personale una sapienza molto forte in termini di esperienza di vita per qualcuno, in termini di studio per altri, ma purtroppo troppo autoreferenziale, viene a spogliarsi del dogma della rigidità, e si offre delle possibilità di socializzare, di conoscere persone e di aprirsi alle esperienze. Soprattutto questo frutta in amore, dalla nuova conoscenza fino alla canonizzazione della storia, fino all'ufficializzazione di una storia, fino a quello che può essere addirittura un passo importante, 6 di denari, anche il dare e l'avere, per costruire asso di bastoni assieme quello che è il germoglio del proprio futuro, quindi proprio la scelta qui magari anche di condividere un'esperienza di vita attraverso la convivenza, o magari appunto il
se già convivenza c'è, il programmare passi ancora più importanti, magari mettere al mondo figli o comprare una nuova casa, insomma c'è voglia di crescere, c'è voglia di fare, soprattutto alla luce di darsi e di dare. Se sei single le occasioni potrebbero non mancare, ma anche perché qui sei tu settato, settata sul dare e ricevere in maniera equa, hai ritrovato l'entusiasmo. Un asso di bastoni è una carta che ti porta rivelazioni, notizie, germogli di nuove esperienze di vita o che semplicemente va ad arricchire quelle che già ci sono. Andiamo a vedere in profondità. Per te che hai scelto la variante della calcite, con una luna e un asso di bastoni e soprattutto anche con un 8 di spade, che non te l'ho detta, carta di lontananza, per molti potrebbe essere proprio la primavera in cui si sceglie o si avvia o si teorizza un trasferimento proprio finalizzato, oppure magari semplicemente il lavoro lo hai perché ti sposti o magari anche ti sposti per lavoro, o l'amore lo vivi a distanza. E là, in amore è perfetta, ragazzi, soprattutto per i single sarà una stagione perfetta. Anche allora, l'asso di coppa è importantissimo sul lavoro, perché va a parlare del lavoro che ci piace, e quindi fondamentalmente nonostante qua, se lavori in solitudine magari appunto ti dai da fare in modo alacre per costruirti il futuro, se non hai un lavoro qui qualcuno potrebbe inventarselo, però comunque anche qui non ci si risparmia. Se lavori in una esperienza con più persone, qui magari sì, ok, vai avanti lo stesso, però attento ai conflitti, però alla fine la tua ti dà soddisfazione, ti piace, bella, bella, bella. Guardate, non c'è cosa più importante, perché sul lavoro ci passiamo la gran parte del tempo, è quindi importante che ci piaccia. Il 5 di denari a livello di crescita personale. Il 5 di denari è sempre una carta di dispendio energetico molto alto, o se non addirittura della necessità di trovare chi ci supporta in un momento in cui abbiamo bisogno di essere motivati. Questo mi fa pensare una cosa. Questa primavera, per riassumere, per te potrebbe essere molto importante in amore, in termini di passi importanti o di conoscenze che stanno influenzando o influenzeranno pesantemente il tuo futuro, al punto da farti fare passi anche importanti per uscire da quella che al momento magari è una visione anche un po' più ristretta delle cose, e quindi magari per portarti ad espandere la tua voglia di stare insieme, di costruire, eccetera, soprattutto laddove ci sia lontananza con un 8 di spade. La sacralizzazione di un posto, come dice Jodorowsky, della stella, mi può diventare veramente l'idea di andare a convivere con un qualcuno che è da poco entrato nella nostra vita o che entrerà a breve nella nostra vita, quindi di programmare una convivenza, un matrimonio, eccetera. Se sei in coppia, qui può essere un passo importante che va a canonizzare la coppia, nonostante la differenza di vedute. Sul lavoro potresti avere un momento di crescita esponenziale che ti porta a rivedere anche i parametri con cui ti rapporti al lavoro, e se non hai lavoro potrebbe essere addirittura l'inventarsi un qualcosa o il crearsi una posizione lavorativa che alla fine ti va a gratificare nel profondo. Sulla crescita personale però devi fare un po' di attenzione, perché fondamentalmente tutto questo grande movimento di cose che io vedo sia nell'amore che nel lavoro ti porta poi magari a dispendere molte energie. Quindi magari ti dice ok, abbraccia l'entusiasmo, però cerca anche di equilibrare le energie, perché comunque potrebbe risultare tutto, questo è un monito che ti danno, tutto molto bello, molto possibile anche di evoluzioni
importanti, però il rischio è che c'è comunque un 8 di spade alla base, quindi il rischio è che rimanga un fuoco di paglia, quindi cerca di abbracciare con più serenità queste situazioni. Va bene l'entusiasmo, però rimani centrato, rimani centrata, perché forse qua tu al momento sei troppo papessa, ovvero sei troppo chiusa alle contaminazioni, alle idee, alle conoscenze, eccetera. Qui ti apri di botto, però poi non vorrei che ci fosse il momento di riflusso, quindi fai attenzione, perché tu fondamentalmente il portale per arrivare a quella che è la realizzazione lo devi ancora passare mentalmente, ovviamente si intende, e in un certo senso anche la lealtà che devi a te stesso, a te stessa, deve essere ben forte per permetterti di accedere a una differente percezione degli eventi e in alcuni casi anche delle persone, che ti porta poi a un miglioramento. Quindi ok l'entusiasmo, però cerca anche di restare coi piedi per terra, perché qui se affronti bene tutto ce la farai a costruire tutto. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della calcite, un messaggio delle risposte dell'oracolo per questa primavera 2024. Gioia al settimo cielo, vedi, con tutti i pro e i contro. Mi fa venire a mente quando siamo innamorati che si ha la testa fra le nuvole e si commettono un sacco di cazzate, nel piccole ovviamente, e quindi di conseguenza ti dice ok, gioia al settimo cielo, però ricordati che ancora devi fare un ultimo passettino, dai, non è un grande sforzo, però è una bella primavera per te che hai scelto la variante della calcite. Io ti ringrazio per aver visto questa variante, ti auguro ovviamente il meglio. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del quarzo rosa. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante del quarzo rosa qual è la sintesi della primavera 2024, quindi dei prossimi 3 mesi. Il bagattello. Beh, una buona carta, un buon inizio, un nuovo inizio, un corteggiatore, una corteggiatrice, la scelta di un passo importante, una forza interiore che ti fa tornare giovane, o magari sei giovane e quindi ti motiva, ti dà grinta ancora di più, il riuscire a creare con le tue stesse mani delle opportunità, il lavoro come esperienza di vita e anche la vivificazione della materia, dicono alcuni commentatori. Che cosa significa? Significa il dare nuova energia, nuova linfa vitale a ciò che è il nostro lavoro, ma anche ciò che è la nostra quotidianità. Può essere anche un nuovo modo di percepire l'ambiente attorno a te, se non addirittura per alcuni un nuovo inizio in termini proprio materiali, quindi magari il rinnovamento nella vita in generale, di look come di quello che può essere l'ambiente attorno a noi, magari un nuovo modo anche di vivere, un nuovo stile di vita, oppure addirittura il restyling dell'ambiente nel quale viviamo. Insomma, è la novità improvvisa che arriva nella nostra vita, in un certo senso ci ringiovanisce anche, ci porta a nuove prospettive, ed è la capacità di manipolare le energie. Cosa vuol dire manipolare le energie? In senso positivo vuol dire saper mettere le mani nel posto giusto al momento giusto per costruire il nostro futuro e i rapporti con le persone, che tra l'altro potrebbero anche essere rinnovate questa primavera con un bagattello, quindi nuove conoscenze eccetera. Nel modo sbagliato può essere magari un qualcosa che va a portare forse una manipolazione eccessiva, quindi magari bisogna fare attenzione, bisogna cercare di vivere un po' in maniera liminale, cercando anche di portare a nostro vantaggio le situazioni che non ci piacciono, che comunque ci pesano. Un bagattello comunque positivo anche per volgere a nostro favore quelle situazioni che magari non sono proprio graditissime. Insomma, una carta positiva sotto tutti i punti di vista.
Andiamo a vedere, per te che hai scelto la variante del quarzo rosa, con gli oracoli, mettiamo un oracolo delle porte. Intanto voglio ricordarti che questa primavera debutta il nuovissimo corso dei sigilli magici della Lucerna di Cronos. La prima edizione ha ottenuto un grandissimo successo, ci è rimasto un posto disponibile. Se sei interessato o interessata puoi contattarmi al numero 388 5776 772 con un messaggio WhatsApp o un audio. Gli eventi principali della primavera del 2024 per te che hai scelto la variante del quarzo rosa. Mettiamo anche l'Ancient Femminile Wisdom, per te che hai scelto la variante del quarzo rosa. Gli eventi principali del 2024. E infine mettiamo anche l'oracolo del Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante del quarzo rosa. Gli eventi principali del 2024. Ok, andiamo a vedere. L'arco trionfale, ci picchia bello. Armonia. E di nuovo, come nella variante numero 2, l'anatra e il crisantemo. Sembra una primavera di rinascita su tutti i fronti. Questo bagattello con la carta di armonia potrebbe parlarci anche della nascita di un amore importante. Armonia riesce a far pulizia dei pensieri negativi che le frullano intorno, le svolazzano più le frullano, riesce ad usare in senso positivo il lato manipolatorio del bagattello per crearsi le occasioni di rinascita. L'arco trionfale è già dal nome, lo si dice, una delle migliori carte dell'oracolo delle porte. Per quanto riguarda il significato della carta, di solito predice successo, riconoscimenti, soddisfazioni, nel caso ci sia un progetto, un'ambizione specifica alla quale si sta lavorando, sia come lavoro sia come disegno di vita. La carta dice che comunque il successo è garantito e arriverà a breve. Riguardo al lavoro può rappresentare un aumento di lavoro, un aumento di rendita del lavoro, può rappresentare nuovi progetti, il cambio di lavoro, un significativo avanzamento di carriera, un miglioramento, un consolidamento delle opportunità lavorative. Anche per l'amore la carta è molto positiva, i sentimenti del consultante sono corrisposti se c'è qualcuno che è già nella tua vita, ci dice. Oppure vi è in arrivo, la carta si spinge a dire, una proposta di matrimonio, io aggiungo convivenza o ufficializzazione di un rapporto. Così come il carro nei tarocchi, la carta può rappresentare viaggi, spostamenti, insomma tutto ciò che è finalizzato al percorrere il mondo, per prendere, per costruire, per incrementare le possibilità, quindi viaggi e spostamenti in positivo. Potrebbero anche essere magari carte che fanno riferimento alla conoscenza di qualcuno lontano o alla presenza di qualcuno lontano con cui magari c'è un incontro, e magari anche quello che può essere la condivisione di tempo, che ne so, il weekend, magari a trovare degli amici o una persona che ti vuole bene, o il tuo fidanzato o la tua fidanzata. Il colpo di fortuna dell'anatra e del crisantemo ci dice che stai costruendo la tua fortuna, perché hai epurato, come dice Armonia, dalla tua mente tutti i fantasmi del passato, e quindi questa carta si rivela estremamente positiva. Accogli il dono che l'universo ti sta facendo, ci dice questa carta, e se ancora non c'è, a breve arriverà, perché comunque questa è una primavera risolutiva per te. E noi andremo a vedere se è risolutiva più in amore, più sul lavoro, o magari in entrambi i due casi, o sulla crescita personale. Lo facciamo con un mazzo meraviglioso, i tarocchi dorati degli estensi, per te che hai scelto la variante del quarzo rosa.
la morte, un completo cambiamento. Il 3 di bastoni, l'appeso, il 3 di spade, il fante di denari, il 5 di spade, il cavallo di spade. Allora, queste sono carte molto molto belle. Partiamo dalla situazione in amore, 3 di bastoni e appeso. Il 3 di bastoni potrebbe essere la carta di chi ha atteso tantissimo che arrivasse una situazione di completo rinnovamento, oppure magari che la situazione che sta vivendo si rinnovasse, si rinfocolasse e che magari appunto arrivassero scelte, comunicazioni, decisioni importanti per quello che è il direzionare il proprio futuro. Sia che tu sia single, sia che tu sia in coppia, o che tu stia vivendo una situazione complicata, un appeso ci dice che comunque l'evoluzione è verso la fissità. L'appeso è una carta che fa sempre un po' paura, perché spesso si parla di sacrificio, spesso si parla di cose non dette, spesso si parla di necessità di ribaltare i propri punti di vista, ma l'appeso è anche una carta che per quanto riguarda le situazioni canonizza una fissità, quindi per le coppie è una carta di fissità, comunque quindi anche di durevolezza nel tempo. Se non hai nessuno, qui potrebbe rivelartisi un qualcuno, un ammiratore, un'ammiratrice, magari per messaggio, e quindi magari qua potrebbe iniziare un qualcosa che poi andremo a vedere dove ti porterà. Ad ogni modo tutto ciò che c'è è destinato a perdurare, a consolidarsi. Se non c'è niente, è destinato un incontro, una comunicazione, una rivelazione che ti porta comunque a stabilizzare il rapporto con qualcuno, a canonizzare il rapporto con qualcuno. Diversamente per quanto riguarda il lavoro, forse si parte da una situazione dove magari c'è una percezione di estremo sacrificio, oppure magari c'è una percezione di grande dispendio di energie o di tempo a seguito di quello che può essere un lavoro che ci piace o non ci piace, questo che però in realtà forse ci costringe a dare tanto e a non ricevere quello che tecnicamente vorremmo, quindi non ci dà, oppure magari c'è un lavoro che sì ci piace, ci dà anche quanto vorremmo, ma magari ci annoia, ci imponiamo un po' di resistere. Bene, resisti, perché qui c'è uno step importante, un fante di denari è una proposta di contratto, rinnovamento, è una specializzazione, è uno studio, è il frutto del lavoro che hai comunque fatto fino ad oggi, soprattutto per chi lavora nel mondo delle comunicazioni o per chi lavora tramite internet, videocorsi, video lezioni, videoconferenze, videoconsulenze e via dicendo, o per chi magari ha un lavoro legato anche alla grafica, ipotesi, o anche canale YouTube ci sta. Comunque ecco, c'è un incremento molto importante. Per chi non avesse questo genere di lavori, sicuramente qua c'è un piccolo investimento, un incremento in più, un contratto in più, un accordo in più, o semplicemente anche un cliente importante in più, che ti cambiano comunque la percezione stessa del lavoro. Vanno da un 3 di spade a un fante di denari, quindi ti dice non arrenderti, perché laddove il 3 di spade è la carta di chi non si arrende, il fante di denari è la carta di chi comincia a vedere i frutti, ma in realtà forse è satura fin sopra i capelli di una situazione e magari un po' si demotiva. Le carte sono mirabilmente riassunte dalle carte sulla crescita personale. Un 5 di spade è una carta di necessità di perseverare nelle situazioni più difficili da affrontare, ma anche la carta di chi contesta l'attuale mondo attorno a sé e appunto ha una percezione di sfida, setta tutto sul discorso della sfida e quindi magari percepisce il mondo come difficile da affrontare. Ecco che arriva il livellamento, il cavallo di spade, è
è la primavera nella quale i tuoi sforzi saranno premiati a livello affettivo lavorativo, di crescita personale, per permetterti una rinascita. Andiamo a vedere un pochino più nel profondo. Però non devi lasciarti prendere, perché qui c'è molta demotivazione, non devi lasciarti prendere dalla demotivazione. Allora, 5 di denari. Il 5 di denari è una carta che parla del rilascio per quanto riguarda le situazioni d'amore, e quindi potrebbe essere anche la primavera nella quale vai a consolidare qualcosa di nuovo e a rilasciare ciò che c'è ora. Se ora non ci fosse niente, probabilmente rilasci nella mente quella che è una situazione precedente. Se c'è qualcosa, probabilmente ci sono le tue resistenze che vai a rilasciare, e quindi magari questo 5 di denari ti dice che è la primavera nella quale, appunto, come già diceva Armonia, ti spogli dei fantasmi del passato per riuscire a costruire un qualcosa di nuovo, anche e soprattutto un qualcosa che aspetti da tempo. Il cavallo di coppe ci parla invece, per quanto riguarda il lavoro, di quelle situazioni lavorative che ci gratificano e che ci portano una visione molto più bella del nostro ruolo lavorativo. Per alcuni, solo per alcuni, qua potrebbe esserci la chiusura di una situazione d'amore, perché sul lavoro entra un corteggiatore e una corteggiatrice. E in effetti il 5 di coppe è carta di rinnovamento affettivo, quindi per alcuni di quelli che sono già in una coppia canonica, qui potrebbe esserci il rinnovamento, ma questo appeso mi andrebbe a significare il segreto dell'entrata di un qualcuno dall'ambito lavorativo. Il 5 di coppe però è anche una carta di amor proprio, è la carta che ti parla del proiettarti in divenire e del lasciare indietro persone e situazioni conflittuali per ricostruirti a livello interiore e quindi anche esteriore. Il cavallo di spade viene come un livellatore a chiedere il conto di un periodo nel quale magari non siamo stati soddisfatti del nostro vissuto e ci porta a occasioni di rinnovamento. Sta a noi saperle scegliere, saperle cogliere. Insomma, una primavera nella quale rinnovi completamente ogni tuo punto di vista. Dandoti un veloce riassunto, per i single, per le persone che stanno conoscendo qualcuno, per le persone che stanno avviando un qualcosa, qui c'è sicuramente una buona prospettiva di crescita, anche alla luce del rilascio di quelle che sono situazioni limitanti che ci avevano influenzati nel passato. Per le coppie, per la maggioranza c'è sicuramente un momento di consolidamento, ma attenzione, perché la motivazione potrebbe essere messa a dura prova. Per alcuni c'è la chiusura della storia di coppia in seguito ad una conoscenza importante sul lavoro. Per le situazioni problematiche probabilmente è un po' la stessa cosa, c'è probabilmente il rilascio della situazione problematica alla luce di una nuova conoscenza. Sul lavoro un netto miglioramento che ti porta a dare, in termini di impegno e di attenzione a quelle che sono le tue qualità, che ti porta poi a amare molto di più il tuo lavoro e quindi anche a viverlo in maniera diversa e a renderlo più produttivo. Se non hai lavoro, qua può esserci una importante occasione che ti porta a lavorare con una situazione che comunque ti gratifica. Crescita personale, ci si lascia alle spalle il passato, si proietta verso il futuro, sicuri che andremo verso un completo rinnovamento dei nostri punti di vista, sia lavorativo sia affettivo in generale, consapevoli anche di essersi lasciati persone problematiche alle spalle. C'è anche da dire che questa morte porta a un cambiamento radicale su tutto e che però questo cambiamento, siccome ti escono 3-5, 1, 2 e 3, non è un cambiamento facile da affrontare, per questo c'è un 3 di bastoni qua.
è un qualcosa che potresti stare attendendo da tempo, ma quando arriva il vero amore, ma quando arriva il lavoro che mi dà, ma quando arriva una situazione che mi permette di vivere più serenamente, ma che nel momento in cui ti si palesa si scontra con un po' quelle che sono le tue inquietudini legate magari al vissuto precedente, soprattutto in amore. Non è una brutta lettura, è che è una sfida importante per te questa e devi fare in modo di vincerla nel modo più rapido e costruttivo per te. Andiamo a vedere il libro delle risposte dell'oracolo, che cosa vuol consigliarti per te che hai scelto la variante del quarzo rosa. Prenditi del tempo per te. Vedi, è un po' quello che ti dicevo, nel senso, il 5 di coppe è la carta dell'amor proprio e questo cavallo di spade viene a livellare tutte quelle che sono le pretese, le esigenze, le persone limitanti, le persone che ti hanno limitato in passato, i ricordi che magari ti influenzano ancora il modo di rapportarti agli altri, cioè viene a dire ok, ora ci sei tu, prenditi tempo per te, il resto è tutta melma, per non usare un'altra parola. Prenditi tempo per te, ora ci sei tu e sei tu quello importante o quella importante, quindi prendi tempo per te, goditi la vita, stai bene, fai i passi che vuoi fare, falli con convinzione, perché comunque questa primavera ti darà l'opportunità di rinascere completamente. Beh dai, bella lettura, ti ringrazio per averla vista, ti auguro ovviamente il meglio. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Passo ai saluti finali. Tre varianti che ci hanno raccontato quali saranno le energie, gli eventi principali, le possibilità di questa primavera 2024 che si sta per aprire. Mancano ormai pochissimi giorni, quest'anno cadrà il 20 di marzo alle 4 di notte, quindi la notte fra il 19 e il 20 di marzo. Io mi auguro che questo video ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo domani per le energie della settimana. Ciao! Ciao community, benvenuto. Ce la puoi fare. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la video Anerchia. Quindi andremo a vedere quali saranno le possibilità della primavera. Lo faremo con le nostre tre varianti che ti vado immediatamente a presentare. La prima sarà sto cazzo, perché me le sono scordate, porca miseria. Asterite, la prima è l'asterite, ok? Rifare. Passare le tre varianti, voglio ricordarti anche che ad aprile debutterà il nuovissimo corso di cartomanzia e divinazione. No, è quello sui sigilli, vaffanculo. Vedere che cosa porterà questa primavera, quali saranno le energie, quali gli eventi principali, quali le possibilità, quali le possibilità. Da capo. Vedere quali saranno le possibilità di questa primavera 2024 che si sta aspettando. 2024 è una primavera del 2024, 4-4. Con le nostre tre varianti, oggi ho scelto tre varianti sferiche. Non mi piace sferiche così, bruttissimo, sembra ok, affanculo, rifalla da capo.